Tra gli oggetti più affascinanti e iconici della gioielleria mondiale, le uova di Fabergé occupano un posto d'onore come simbolo di lusso, arte e raffinatezza. Nati nel cuore dell'impero russo a fine Ottocento, questi capolavori orafi furono realizzati per la famiglia imperiale Romanov e rappresentano ancora oggi una vetta insuperata nell'arte decorativa. Ogni uovo racchiude non solo gemme preziose e materiali pregiati, ma anche una storia fatta di potere, bellezza e, successivamente, tragedia e dispersione. A metà tra gioiello e opera d'arte, le uova Fabergé non erano semplici regali pasquali. Erano un'espressione tangibile del fasto e della magnificenza della corte russa, in un'epoca in cui la Russia cercava di affermarsi anche come potenza culturale e artistica. Commissionati originariamente dallo zar Alessandro III per sorprendere la moglie Maria Fiedorovna, questi oggetti divennero una vera e propria tradizione imperiale annuale, proseguita poi dal figlio Nicola II. Dietro la creazione di queste meraviglie si cela il genio di Peter Carl Fabergé, maestro orafo e imprenditore visionario che seppe unire le migliori tecniche artigianali europee con lo spirito artistico russo, dando vita a un marchio che sarebbe divenuto leggendario. Con l'ausilio di un'equipe di straordinari artigiani, la Maison Fabergé produsse tra il 1885 e il 1917 circa 50 uova imperiali, oltre ad altri esemplari destinati ad aristocratici e magnati dell'epoca. La peculiarità delle uova di Fabergé non risiede solo nella preziosità dei materiali, oro, smalti, pietre rare, ma soprattutto nell'ingegno creativo che le caratterizza. Ogni uovo racchiude una sorpresa al suo interno, una miniatura animata, un'automazione, un oggetto simbolico, tutti realizzati con meticolosa precisione. Ogni dettaglio racconta un frammento di storia, una memoria personale, un tributo alla Russia imperiale. Con la caduta della dinastia Romanov e la rivoluzione del 1917, la parabola delle uova Fabergé subì una drammatica interruzione. Molti esemplari furono confiscati dal nuovo regime sovietico e venduti all'estero per finanziare lo Stato nascente. Nel corso del XX secolo, le uova divennero ambiti oggetti da collezione, circolando tra magnati occidentali, musei e gallerie d'arte. Alcune andarono perdute, altre furono riscoperte per caso, alimentando un'aura di mistero che continua ancora oggi. Oggi le uova di Fabergé non rappresentano soltanto un capitolo della storia della gioielleria, ma anche un frammento di quella belle époque russa che svanì con la rivoluzione. La loro bellezza, la loro unicità e la loro storia le rendono oggetti di culto capaci di affascinare studiosi, collezionisti e curiosi da tutto il mondo. Per comprendere pienamente il significato delle uova Fabergé è essenziale calarsi nel contesto storico della Russia imperiale di fine Ottocento e inizio Novecento, un'epoca di forti contrasti in cui la magnificenza della corte zarista conviveva con profonde tensioni sociali e politiche. Le uova Fabergé non furono solo straordinari oggetti d'arte, ma anche simboli materiali di un impero che, mentre celebrava la propria grandezza, si avvicinava inesorabilmente al collasso. La dinastia Romanov regnava sulla Russia dal 1613 e nel corso dei secoli aveva consolidato un potere autocratico che si estendeva su un territorio immenso tra Europa e Asia. Alla fine del XIX secolo lo zar Alessandro III guidava un impero formalmente stabile, ma attraversato da fermenti rivoluzionari e da disuguaglianze sociali sempre più evidenti. Salito al trono nel 1881 dopo l'assassinio del padre, Alessandro II, egli adottò una linea politica conservatrice e autoritaria, volta a rafforzare l'autocrazia e a limitare qualsiasi spinta riformista. Tuttavia, nonostante il clima politico repressivo, la Russia imperiale viveva un momento di grande vitalità artistica e culturale. La corte imperiale, ispirata ai modelli delle monarchie europee, in particolare quella francese, era un centro di mecenatismo dove la bellezza, l'artigianato e l'arte erano coltivati con passione e ostentazione.
Dopo Alessandro III il trono passò al figlio, Nicola II, l'ultimo zar di Russia. Nicola proseguì la tradizione paterna, ma il suo regno fu segnato da gravi crisi politiche, dalla guerra russo-giapponese, dalla rivoluzione del 1905 e infine dalla Prima Guerra Mondiale, che accelerò il crollo della monarchia. L'opulenza della corte, ben rappresentata dalle uova Fabergé, contrastava dolorosamente con la povertà delle masse contadine e operaie, esasperate da anni di disuguaglianze e da una crescente domanda di cambiamento. La corte dei Romanov era tra le più fastose d'Europa. Il cerimoniale zarista era rigidamente codificato e ogni gesto pubblico della famiglia imperiale era carico di significati simbolici. Le ricorrenze religiose, come la Pasqua ortodossa, avevano una dimensione pubblica e rituale che offriva l'occasione per celebrare la grandezza dello zarismo attraverso doni e manifestazioni di sfarzo. In questo contesto si inserisce la tradizione dei regali pasquali. Uova dipinte, decorate o realizzate con materiali preziosi venivano donate come simboli di resurrezione e prosperità. La religione ortodossa, con il suo forte legame tra potere spirituale e temporale, influenzava profondamente le pratiche della corte. L'uovo, già simbolo di rinascita nella tradizione cristiana, assunse così un valore speciale anche a livello dinastico. La Russia zarista, a cavallo tra 800 e 900, era anche una potenza in fase di modernizzazione industriale, ma con forti contraddizioni. Le città crescevano, le ferrovie si espandevano, compresa la celebre Transiberiana, e una borghesia imprenditoriale cominciava ad affermarsi, ma il sistema restava rigidamente feudale in molte regioni. A fronte di queste tensioni, la famiglia imperiale si chiudeva sempre di più nel lusso, nell'intimismo familiare e nelle celebrazioni private, spesso distanti dalla realtà del popolo. Parallelamente la Russia viveva un momento straordinario di fioritura culturale. In campo letterario, musicale e artistico il paese si affermava come protagonista della scena europea. Autori come Tolstoi e Dostoevsky, compositori come Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov, pittori come Repin e Vrubel testimoniavano la vitalità dell'intelligenza russa. In questo ambiente anche le arti decorative assunsero un ruolo centrale. Gli oggetti preziosi non erano semplici status symbol, ma strumenti per raccontare un'estetica, un'identità e una memoria. La Maison Fabergé, fondata e diretta da Peter Carl Fabergé, seppe intercettare perfettamente questo spirito del tempo. La sua arte non era solo tecnica, ma narrativa, storica e simbolica. Il contrasto tra l'apparente splendore della Russia imperiale e la realtà di un popolo oppresso e inascoltato portò gradualmente all'esplosione rivoluzionaria. Nel 1917, con la rivoluzione di febbraio, Nicola II fu costretto ad abdicare. L'anno si concluse con la rivoluzione d'ottobre, guidata dai bolscevichi di Lenin, che posero fine all'impero e alla dinastia Romanov. I membri della famiglia imperiale furono imprigionati e infine assassinati nel 1918. Con la caduta dello zarismo anche il mondo che aveva prodotto le uova Fabergé scomparve. Tuttavia, proprio quegli oggetti, concepiti come regali personali e simboli dinastici, diventarono testimoni silenziosi di un'epoca perduta. Sopravvissute al tempo, alla guerra e alla dispersione, le uova si trasformarono in reliquie di un impero scomparso, affascinando generazioni future con la loro bellezza e la loro storia. Nato a San Pietroburgo nel 1846, Peter Carl Fabergé crebbe in un ambiente che univa il rigore del mestiere artigianale alla ricercatezza dell'arte europea. Suo padre, Gustave Fabergé, era un orafo di origini franco-tedesche che aveva fondato un atelier specializzato in oggetti preziosi. L'influenza paterna fu decisiva. Peter non solo ereditò la tradizione orafa di famiglia, ma ne ampliò radicalmente l'ambizione, trasformandola da semplice laboratorio a punto di riferimento assoluto per l'arte decorativa russa. Peter Carl Fabergé non si formò unicamente in Russia. Dopo aver completato gli studi alla scuola commerciale di San Pietroburgo, intraprese un lungo viaggio di formazioni attraverso l'Europa, che sarebbe stato determinante per il suo stile e la sua visione. Visitò Germania, Francia, Inghilterra e Italia, dove poté studiare da vicino le collezioni dei principali musei, confrontarsi con le tecniche orafe delle varie tradizioni
e apprendere le tendenze artistiche del tempo, in particolare il neo-rococò, il revival gotico e il neoclassicismo. Tornato in Russia nei primi anni 70 del XIX secolo, Fabergé prese gradualmente le redini dell'azienda di famiglia. La sua prima decisione strategica fu quella di affiancare al lavoro orafo tradizionale una ricerca artistica continua, affermando uno stile personale e raffinato, fondato su equilibrio, armonia e innovazione tecnica. L'ascesa della Maison Fabergé non fu immediata, ma fu costruita con attenzione, metodo e intuito. A partire dal 1872 Fabergé cominciò a riorganizzare la struttura produttiva della bottega. Attirò i migliori talenti da tutta la Russia: orafi, incisori, smaltatori, miniaturisti, scultori, disegnatori. Il risultato fu un laboratorio altamente specializzato, in cui ogni artigiano era responsabile di un aspetto preciso del processo creativo. Nel 1882 la svolta. La Maison Fabergé partecipò all'esposizione pan-russa di Mosca, dove ottenne un successo clamoroso. La qualità e la raffinatezza delle sue creazioni conquistarono non solo il pubblico, ma anche la corte imperiale. Da quel momento Fabergé fu nominato fornitore ufficiale dello zar, ottenendo un prestigio senza pari e l'accesso diretto ai committenti più influenti del paese. Contrariamente a molti suoi contemporanei, Fabergé non si limitò a lavorare su commissione. Egli incoraggiava la creatività interna, permettendo ai suoi artigiani di sperimentare, reinterpretare stili del passato e proporre nuovi soggetti. Questo approccio portò a una produzione vastissima e sorprendentemente varia, che spaziava da oggetti religiosi a piccoli animali in pietre dure, da portacipria a cornici in stile Art Nouveau. Le uova pasquali imperiali rappresentano solo la vetta visibile di un universo molto più ampio. Uno degli aspetti che resero Fabergé unico fu la sua capacità di conciliare tradizione e innovazione tecnica. Grande attenzione era rivolta al trattamento dello smalto utilizzato in decine di varianti e all'uso di materiali innovativi spesso combinati in modo inedito. Non era raro trovare nei suoi oggetti l'accostamento di oro, platino, madreperla, cristallo di rocca, ossidiana, giada e pietre semipreziose, lavorati con una precisione che oggi si direbbe micromeccanica. Le firme degli artigiani che collaboravano con Fabergé, come Michael Perchin, Henrik Wikström e Feodor Ruckert, diventarono sinonimo di eccellenza tecnica. Pur mantenendo l'anonimato formale richiesto dalla politica aziendale, all'interno della Maison ogni progetto era seguito in modo quasi editoriale, con bozzetti, modelli, prototipi e revisioni continue. Lo stile Fabergé si distinse per una sintesi di influenze. La miniaturizzazione delle forme, l'attenzione per il dettaglio, la funzionalità nascosta e l'effetto sorpresa sono tratti ricorrenti. Ogni oggetto aveva una dimensione narrativa. Non era mai puramente decorativo, ma inteso per evocare un'emozione, una memoria o un'idea simbolica. A partire dagli anni 90 dell'Ottocento, Fabergé estese la sua presenza anche oltre i confini russi. Aprì sedi a Mosca, Odessa, Kiev e infine a Londra. Quest'ultima, in particolare, divenne un punto di riferimento per l'aristocrazia e la borghesia britannica. Sebbene il cuore creativo rimanesse a San Pietroburgo, l'espansione internazionale rafforzò l'aura esclusiva del marchio e ne consolidò la fama in Europa. La produzione non era industriale, ma organizzata secondo una logica semi-artigianale, con piccoli lotti, oggetti unici o varianti limitate. Questo garantiva non solo l'alta qualità, ma anche il carattere assolutamente irripetibile delle creazioni. Peter Carl Fabergé fu al tempo stesso un imprenditore moderno e un direttore artistico visionario. Non realizzava di persona tutti gli oggetti, ma supervisionava ogni fase del processo. La sua grande dote fu quella di saper riconoscere il talento altrui e metterlo a frutto in una visione coerente, dove ogni creazione era parte di un universo estetico ben definito. Dopo la rivoluzione del 1917, la Maison fu nazionalizzata dai bolscevichi. Fabergé fuggì prima a Riga, poi in Germania e infine in Svizzera, dove morì nel 1920. Nonostante l'interruzione brutale della sua attività, il suo nome rimase indissolubilmente legato all'epoca zarista
e al massimo splendore delle arti decorative russe. La tradizione delle uova imperiali di Fabergé ebbe inizio nel 1885, quando lo zar Alessandro III commissionò un dono speciale per la zarina Maria Fiedorovna, in occasione della Pasqua. L'occasione non era insolita. Era usanza radicata nella cultura russa e ortodossa scambiarsi uova decorate come simbolo di risurrezione e rinnovamento. Tuttavia ciò che lo zar desiderava era un regalo senza precedenti, un oggetto che unisse sorpresa, valore artistico e significato personale. Il primo esemplare, noto come uovo della gallina, rappresentò l'inizio di una tradizione che avrebbe attraversato più di 30 anni. A prima vista si trattava di un oggetto semplice, un guscio bianco smaltato che, una volta aperto, rivelava una piccola gallina dorata. Ma la sorpresa non finiva lì. All'interno della gallina si celava a sua volta una riproduzione in miniatura della corona imperiale, contenente a sua volta un minuscolo pendente in rubino oggi andato perduto. Nonostante l'apparente sobrietà, l'uovo del 1885 era un gioco di illusioni e raffinatezza tecnica. Il meccanismo a più livelli e la delicatezza degli smalti evidenziavano già in pieno lo stile Fabergé, discreto, simbolico, perfettamente eseguito. Maria Fiedorovna ne fu profondamente colpita e lo zar decise che Fabergé avrebbe avuto carta bianca per realizzare un nuovo uovo ogni anno, a condizione che ciascuno contenesse una sorpresa. Questa libertà creativa avrebbe permesso alla Maison Fabergé di esplorare un'ampia varietà di forme, tecniche e significati, pur mantenendo un rigoroso segreto su ogni progetto fino al giorno della consegna. Alla morte di Alessandro III nel 1894, il figlio Nicola II ereditò non solo il trono, ma anche la consuetudine delle uova pasquali. Egli ne commissionava 2 ogni anno, una destinata alla madre, Maria Fiedorovna, e una alla moglie, Alexandra. Questo raddoppiamento annuale della produzione intensificò la sfida creativa per Fabergé, ma contribuì anche a far evolvere le uova verso forme sempre più elaborate, narrative e commemorative. Gli esemplari dei primi anni del regno di Nicola II mostrano un crescente desiderio di personalizzazione. Non si trattava più solo di oggetti estetici, ogni uovo raccontava una storia familiare, celebrava un anniversario, evocava un luogo caro o commemorava un evento pubblico. Questa componente sentimentale è particolarmente visibile in alcuni esemplari chiave, che rappresentano momenti cruciali della vita imperiale. Fin dall'inizio le uova di Fabergé si distinsero per la loro capacità di unire forma e contenuto. L'oggetto non era mai fine a se stesso. Il suo design racchiudeva sempre un significato profondo, spesso legato alla persona a cui era destinato. Questa sensibilità era perfettamente in linea con la mentalità della corte russa, dove ogni gesto simbolico era attentamente ponderato. Un esempio emblematico è l'uovo del 1897, il Coronation Egg, creato per Alexandra Fiedorovna. L'esterno, smaltato in giallo traslucido con motivi imperiali, racchiudeva una riproduzione in miniatura della carrozza imperiale utilizzata durante l'incoronazione. Ogni dettaglio della carrozza era stato eseguito con precisione millimetrica, inclusi i pneumatici in gomma funzionanti e le portiere apribili. L'oggetto celebrava un momento pubblico e solenne, ma al contempo offriva un ricordo intimo dell'ingresso della zarina nella corte russa. Uno dei tratti più notevoli del lavoro di Fabergé è che ogni uovo era unico. Non esistevano modelli seriali né ripetizioni. Ciascun esemplare era progettato ex novo, con bozzetti, prove tecniche, selezione di materiali e soluzioni creative ad hoc. Ciò implicava mesi di lavoro da parte di diverse maestranze, coordinate in modo impeccabile dalla direzione artistica centrale. Alcuni esemplari richiedevano anche competenze ingegneristiche avanzate, come nel caso di uova con automazioni mobili, meccanismi a sorpresa o miniature articolate. Questo conferisce a molte uova un valore che trascende la gioielleria per avvicinarsi alla meccanica di precisione, rendendole oggetti ambigui a metà tra arte, scienza e tecnologia. Va sottolineato che le uova imperiali non erano concepite per l'esposizione pubblica, non venivano mostrate durante ricevimenti ufficiali né esibite come simboli di potere. Al contrario, erano regali personali, intimi, familiari.
La loro forza risiedeva nella privata meraviglia che suscitavano in chi li riceveva, nella connessione emotiva che creavano. Nel corpus complessivo delle uova imperiali Fabergé, ufficialmente 50 delle quali 43 note e documentate, esistono esemplari che si distinguono per la loro raffinatezza, ingegnosità e impatto storico. Alcuni raccontano eventi cruciali della dinastia Romanov, altri incarnano la massima espressione dell'arte decorativa russa. Di seguito, alcuni dei più celebri scelti per la varietà di temi, materiali e soluzioni tecniche. Uno dei più iconici in assoluto, l'uovo dell'incoronazione fu donato dallo zar Nicola II in occasione della cerimonia di incoronazione della moglie a Mosca. Realizzato in smalto giallo traslucido con una struttura a graticcio dorata e decorazioni imperiali, contiene una carrozza miniaturizzata in oro, diamanti e smalto rosso. Ogni componente della carrozza, ruote, sospensioni, portiere è perfettamente funzionante. Il livello di dettaglio è tale da renderla uno degli oggetti più fotografati e ammirati nella storia delle arti decorative. L'uovo del Transiberiano celebra l'apertura della ferrovia transiberiana, una delle grandi imprese infrastrutturali del tempo. L'esterno è decorato con una mappa smaltata del tracciato ferroviario che collega Mosca a Vladivostok. La sorpresa interna è un treno in miniatura d'oro lungo circa 26 cm, completamente articolato. È un esempio del connubio tra arte e tecnologia, con un chiaro messaggio di modernità e orgoglio imperiale. L'opera allude al desiderio della famiglia Romanov di presentarsi come guida di un impero non solo tradizionale, ma anche proiettato nel futuro. L'uovo del Palazzo d'Inverno del 1913, realizzato in cristallo di rocca trasparente, è un omaggio al Palazzo d'Inverno di San Pietroburgo, simbolo per eccellenza del potere zarista. Al suo interno si trova una miniatura tridimensionale del palazzo eseguita con incredibile precisione, in oro, smalto verde e diamanti. La scelta del cristallo trasparente consente di osservare l'interno senza aprire l'uovo, un'innovazione notevole rispetto alla tradizione precedente. L'opera è un esercizio di illusionismo ottico e architettonico che richiama il potere monumentale della corte imperiale. Un esemplare particolarmente delicato e femminile è l'uovo del bouquet di Lillah, che mostra l'influenza dello stile floreale europeo. L'esterno è decorato con motivi a rilievo, mentre la sorpresa è un vaso con fiori in pietrature e madreperla, incastonati uno a uno come petali veri. Questo uovo dimostra la capacità della Maison Fabergé di adattarsi alle tendenze internazionali, in questo caso l'Art Nouveau, pur mantenendo una profonda originalità. Meno appariscente ma di forte impatto emotivo, l'uovo con ritratto della zarina contiene un ritratto miniaturizzato della zarina dipinto su avorio, custodito in un medaglione. L'esterno in oro bianco smaltato reca decorazioni floreali con piccoli brillanti. Si tratta di un oggetto profondamente personale, destinato a celebrare l'unione tra Nicola II e Alexandra e a suggellare la nuova fase della dinastia. La semplicità formale si contrappone alla carica affettiva, rendendolo tra i più intimi della collezione. L'uovo del Caucaso rappresenta un caso particolare per l'assenza di una sorpresa meccanica. Invece contiene una serie di miniature acquerellate incastonate in medaglioni ovali. I dipinti raffigurano scene della vita quotidiana e dei paesaggi nella residenza imperiale georgiana. È un esempio raro in cui l'elemento pittorico supera l'orologeria o l'oreficeria. Ogni scena è delicatamente resa e inserita in una composizione simmetrica, con un forte valore documentario oltre che affettivo. Il 1911 è l'anno di realizzazione di uno dei più famosi e ricercati gioielli Fabergé, l'uovo del 15° anniversario. È un uovo monumentale decorato con 18 miniature incastonate, raffiguranti membri della famiglia reale, palazzi, reggimenti e simboli dell'impero. Un'immagine è contornata da diamanti e smalti in oro. È tra i più complessi e ricchi dal punto di vista iconografico. La sua struttura narra visivamente la storia del regno di Nicola II, celebrando i fasti dell'impero proprio mentre il suo destino cominciava a incrinarsi. Oggi questi oggetti non sono solo capolavori d'arte orafa, sono testimonianze di un'epoca scomparsa,
emblemi del lusso raffinato ma anche di un potere che si avviava alla fine. Ogni uovo racconta qualcosa della psicologia imperiale, delle sue contraddizioni, del suo gusto, dei suoi sogni. La loro rarità e la loro storia ne fanno oggetti da collezione inestimabili. Alcuni sono esposti in musei pubblici come l'Armeria del Cremlino o il Fabergé Museum di San Pietroburgo. Altri sono in collezioni private. Altri ancora sono andati perduti, alimentando leggende e ricerche senza fine. La bellezza e l'eleganza delle uova Fabergé furono intimamente legate al destino della dinastia Romanov. La loro produzione coprì gli ultimi decenni dell'impero russo, un periodo segnato da splendore e innovazione, ma anche da crescenti tensioni sociali e instabilità politica. Il 1917 segnò la fine non solo della monarchia, ma anche della committenza imperiale che aveva reso possibile il fiorire di un'arte unica al mondo. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la Russia si trovava coinvolta in un conflitto di proporzioni inedite, che mise a dura prova l'economia e la tenuta interna del paese. Lo zar Nicola II, percepito come distante e incapace di gestire la crisi, divenne il bersaglio di un crescente malcontento popolare. Nel marzo 1917, sotto la pressione di scioperi, rivolte e ammutinamenti, Nicola fu costretto ad abdicare. Pochi mesi dopo, lui e la sua famiglia furono arrestati e infine trasferiti a Ekaterinburg, dove nel luglio 1918 furono giustiziati dai bolscevichi. Con la loro morte si chiuse tragicamente l'epopea dei Romanov e simbolicamente anche quella delle uova imperiali Fabergé. Dopo la rivoluzione d'ottobre, il nuovo governo bolscevico procedette alla confisca di tutte le proprietà imperiali, incluse le collezioni d'arte e i gioielli. Le uova Fabergé furono inventariate e trasferite in parte presso il Cremlino, in parte presso musei statali o depositi. Tuttavia, la Russia post-rivoluzionaria era afflitta da una grave crisi economica e cercava fonti di finanziamento all'estero. Così, a partire dagli anni '20, molte delle uova, insieme ad altre opere d'arte, furono vendute o svendute ai collezionisti stranieri, spesso tramite canali opachi. Alcune furono vendute a peso d'oro, altre vendute come curiosità, senza che ne venisse compreso il vero valore storico o artistico. Tra i principali acquirenti delle uova figurano nomi noti del mondo dell'arte e del collezionismo. Uno dei più importanti fu Armand Hammer, uomo d'affari americano che ebbe stretti rapporti con l'Unione Sovietica e riuscì a esportare decine di oggetti Fabergé negli Stati Uniti. Negli anni 30 e 40 alcune uova entrarono nelle collezioni di famiglie aristocratiche europee e americane, ma molte vennero smembrate o vendute senza documentazione, rendendo difficile la ricostruzione della loro provenienza. Alcuni pezzi furono persi, nascosti o dimenticati per decenni, alimentando il mito e la leggenda della caccia alle uova scomparse. Delle 50 uova imperiali ufficialmente realizzate da Fabergé, 7 sono ancora oggi considerate disperse o di ubicazione incerta. La loro sorte è avvolta nel mistero. Alcune potrebbero trovarsi in collezioni private, altre essere state distrutte o modificate. Nel 2014 uno degli episodi più clamorosi del mercato antiquario portò alla scoperta fortuita dell'uovo del 1887, identificato in un mercatino dell'usato americano dove un compratore l'aveva acquistato per il valore dell'oro contenuto. Solo dopo una ricerca online e la consultazione con esperti si scoprì che si trattava di un autentico Fabergé imperiale, scomparso da quasi un secolo. Questo episodio ha riacceso l'interesse verso la ricerca delle uova mancanti, alcune delle quali, come l'uovo con orologio Vacheron Constantin o quello del Kremlin, sono note attraverso fotografie d'epoca o descrizioni dettagliate. Negli Stati Uniti il Virginia Museum of Fine Arts e il Hillwood Museum di Washington espongono esemplari rari. Altri pezzi sono in Giappone, Regno Unito, Svizzera. Le uova sono oggi considerate patrimonio culturale di valore mondiale e ogni loro apparizione pubblica è un evento mediatico e artistico. La fine delle uova Fabergé imperiali coincide simbolicamente con la fine dell'Ancien Régime in Russia. Se un tempo esse erano simboli di potere e devozione familiare, oggi rappresentano la memoria di una civiltà perduta, di un mondo raffinato e al tempo stesso fragile. La loro dispersione attraverso guerre, rivoluzioni e commerci ne ha accresciuto il mito,
Ogni uovo sopravvissuto è oggi testimone silenzioso della bellezza e della caduta. La caduta della monarchia russa nel 1917 non decretò la fine del nome Fabergé, ma ne segnò un lungo e complesso periodo di oblio, esilio e dispute legali. Dalla chiusura della Maison originale alla sua rinascita come marchio globale, il nome Fabergé ha attraversato un secolo di trasformazioni, diventando emblema non solo di un'epoca passata, ma anche di un lusso senza tempo. Dopo la rivoluzione russa, Karl Fabergé fu costretto a fuggire. La sua famiglia, perseguitata dai bolscevichi per via dei legami con la corte imperiale, si rifugiò dapprima in Finlandia e poi in Germania e Svizzera. Fabergé morì in esilio nel 1920 a Losanna, profondamente segnato dal crollo dell'impero e dalla dispersione della sua opera. I suoi figli tentarono negli anni successivi di preservare l'eredità artistica e il nome di famiglia, ma senza più la Russia imperiale come committente e con l'atelier ormai disperso, fu impossibile ricostruire davvero la Maison. Negli anni 30 il nome Fabergé fu registrato come marchio commerciale da una società americana che non aveva legami con la famiglia. Da allora iniziò una storia contorta di appropriazioni, battaglie legali e riutilizzi del nome, spesso in contesti del tutto estranei alla gioielleria d'arte. Per decenni Fabergé fu associato a profumi, cosmetici e accessori. Il brand raggiunse persino una certa popolarità negli anni 60 e 70, grazie a campagne pubblicitarie opulente, ma senza alcuna continuità con l'autentico spirito della Maison Fabergé originale. Solo a partire dagli anni 2000 si avviarono seri tentativi di recuperare la coerenza storica e artistica del marchio. Nel 2007 il marchio Fabergé fu acquisito dalla compagnia Gemfields, che avviò una strategia di rilancio fondando una nuova Maison Fabergé con sede a Londra. L'obiettivo era ambizioso: riportare il nome Fabergé all'eccellenza artistica originaria, collegandolo nuovamente al mondo della gioielleria di altissimo livello. Tra i passi più significativi di questa rinascita ci furono il coinvolgimento di discendenti della famiglia Fabergé nel consiglio artistico, la produzione di nuove uova gioiello ispirate all'estetica imperiale ma reinterpretate in chiave contemporanea e la collaborazione con maestri orafi e designer internazionali per garantire qualità e creatività all'altezza del nome. Dal 2009 in poi la Maison ha lanciato collezioni di gioielli, orologi e oggetti unici, tornati a essere apprezzati nei circuiti dell'alta gioielleria e dai collezionisti di tutto il mondo. Uno degli aspetti più affascinanti della rinascita Fabergé è la ripresa della tradizione delle uova, ma in forme moderne. Non si tratta più di doni imperiali pasquali, bensì di opere di alta gioielleria personalizzate, realizzate su commissioni o in edizioni limitate. Tra le nuove creazioni più significative ci sono The Fabergé Pearl Egg del 2015, il primo nuovo uovo Fabergé dopo quasi un secolo, creato in collaborazione con la Qatar Museums Authority, decorato con perle naturali del Golfo Persico e oro bianco. Poi abbiamo The Winter Egg 21st Century, ispirato all'omonimo capolavoro del 1913, reinterpretato con diamanti moderni e motivi geometrici. E come non celebrare The Game of Thrones Egg del 2021, frutto di una collaborazione con HBO, celebrativo dell'estetica della serie TV e realizzato in edizione unica per un collezionista privato. Queste opere, pur diverse nei temi e nel contesto, si rifanno direttamente allo spirito di meraviglia e maestria tecnica che animava le uova originali. Oggi Fabergé è tornato a essere un nome di prestigio nell'alta gioielleria, ma con una consapevolezza storica diversa. Non si tratta più solo di produrre oggetti preziosi, ma di rievocare una tradizione culturale, di portare avanti un'eredità fatta di innovazione, dettagli perfetti e narrazione artistica. Il marchio si posiziona in un segmento molto alto del mercato, rivolgendosi a una clientela globale che cerca non solo lusso, ma significato e storia. In un'epoca dominata dalla produzione seriale, Fabergé rappresenta l'opposto: unicità, artigianato, visione estetica. Le uova Fabergé, nate come doni pasquali tra gli zar e le loro consorti, hanno acquisito nel tempo uno status mitico, diventando protagoniste di libri, film, mostre e opere artistiche. La loro rarità, il loro valore, l'aura imperiale che le circonda le hanno trasformate in simboli universali di eleganza e mistero,
capaci di affascinare ben oltre il mondo dell'arte orafa. Una delle ragioni principali della persistenza dell'interesse per le uova Fabergé è la loro parziale scomparsa. Il fatto che alcune siano ancora disperse ha alimentato negli anni una vera e propria leggenda. La caccia alle uova Fabergé è divenuta un tema affascinante tanto per gli storici dell'arte quanto per romanzieri, registi e persino collezionisti improvvisati. Il potere evocativo delle uova Fabergé ha conquistato il grande schermo. In numerosi film esse compaiono come oggetti del desiderio, simboli di ricchezza estrema, ma anche come misteriosi manufatti da proteggere o rubare. Tra le apparizioni più celebri, Octopussy del 1983, film della saga di James Bond, in cui un falso uovo Fabergé è al centro di un intrigo internazionale. Ocean's 12 del 2004, dove l'uovo Fabergé è il premio finale di un elaborato furto. E poi Batman e Robin del 1997, dove l'uovo Fabergé fa una comparsa simbolica come oggetto d'asta in una scena di lusso decadente. Anche nella letteratura di spionaggio e nei thriller storici le uova sono spesso descritte come chiavi di enigmi, tesori nascosti o codici cifrati, unendo arte, mistero e avventura. La forma ovoidale e la raffinatezza delle uova Fabergé hanno ispirato designer di moda, artisti e stilisti. Maison come Dior, Chanel o Alexander McQueen hanno in passato fatto riferimento alle uova Fabergé per motivi decorativi, strutture o palette cromatiche. Oltre alle opere originali esiste un intero mercato parallelo di riproduzioni, miniature e reinterpretazioni. Molti appassionati collezionano uova ispirate allo stile Fabergé, spesso realizzate in cristallo, smalto o metalli meno preziosi. Marchi di gioielli di fascia media e produttori di articoli decorativi hanno realizzato linee che evocano le uova Fabergé come simboli pasquali o natalizi, rendendo accessibile almeno una parte del loro fascino a un pubblico più ampio. Le uova Fabergé incarnano un paradosso, nate come simboli privati e religiosi. Sono oggi icone globali di bellezza, lusso e nostalgia. La loro storia racchiude una riflessione più ampia sul rapporto tra potere, arte e tempo. In un mondo accelerato e digitale, queste uova rappresentano qualcosa di opposto: la cura del dettaglio, la manualità elevata ad arte e la capacità dell'uomo di creare meraviglia. Sono testimoni silenziosi di un mondo scomparso, ma anche ispirazioni senza tempo per artisti, sognatori e collezionisti.